Salve a tutti, benvenuti alla nuova intervista ad Hoc Experience. Oggi siamo qui con Veronica. Ciao Veronica, benvenuta. Ciao Chiara. Come stai? Tutto bene, grazie. Allora, per iniziare, vorremmo sapere come è cominciata la tua esperienza nel campo della toilettatura. Allora Chiara, io ho iniziato dopo la laurea inserendomi nel mondo cinofilo, studiando appunto come educatore cinofilo e perseguendo appunto il diploma come educatore cognitivo zooantropologico. Ho lavorato appunto come educatore, ma dopo un po' di anni appunto che lavoravo in questo settore sentivo il bisogno di completare il mio lavoro occupandomi del benessere animale a 360 gradi e quindi ho voluto formarmi proprio nell'ambito della toilettatura. È stata un'idea che ti è venuta così per caso oppure conoscevi qualcuno, insomma, avevi a che fare con questo mondo in parte? No, non avevo a che fare con questo mondo. In realtà mi sono aperta la strada da sola. Casualmente ho avuto modo di incontrare il mio maestro, che è Vincenzo Del Fiume, e da lì è iniziato il mio percorso, diciamo, ecco. E cos'è che poi ti ha spinto a lasciare, perché suppongo tu abbia lasciato quella strada, e intraprendere più questa, la preferenza, diciamo, da diciamo che cos'è non l'ho proprio lasciata, ecco, però sì, ormai mi dedico quasi interamente maggiormente. sì, alla toilettatura. L'amore per questo lavoro, cioè più andavo avanti e più mi sono innamorata, vedevo che mi innamoravo appunto di questo lavoro. Prendendo questa strada, poi Veronica hai deciso di aprire una tua attività. Sì, esattamente. Io ho una toilettatura a Siracusa, ormai da quasi 3 anni, abbastanza avviata. Mi sono concentrata appunto sulla qualità e non sulla quantità. Quindi diciamo che ci tengo tanto a selezionare i miei clienti. Lo faccio appunto tramite la scelta di persone che tengono alla cura del cane e quindi che non lo fanno saltuariamente tipo una volta all'anno, ma che appunto ci tengono e mensilmente portano il loro cane a toilettare. Come un membro della famiglia, Esatto, quindi come sì, faremo sì, noi su noi stessi. perché è importante. Esatto. Sì. E in questa tua scelta di differenziare un po' la clientela hai sposato anche la filosofia doc. Raccontaci un po' di come si sono incontrati o di come è nata questo connubio. Allora, il connubio con Ad-Hoc nasce già nel periodo in cui io stavo facendo la mia formazione presso il salone del mio maestro. Quindi agli Arbori? Sì, proprio agli Arbori. Diciamo che siamo nati insieme. Io Avete e Ad-Hoc. proprio iniziato Sì, insieme? Abbiamo iniziato insieme. Già ai tempi iniziavamo a provare i primi prodotti e mi sono resa subito conto della differenza rispetto a quelli che provavamo prima. La cosa che mi ha colpito di più, che ho comunque collegato anche al mio lavoro di educatore cinofilo, è stato il fatto di poter creare proprio il prodotto su misura per il cane. Questo perché ti dico così? Perché appunto io, essendo educatore cinofilo con approccio cognitivo zoantropologico, mi concentro sull'individualità. Certo, ogni cane è diverso e per ognuno c'è un approccio Bravissima. differente. La stessa cosa è accaduta con Ad-Hoc, quindi questa cosa mi ha colpito immediatamente, perché appunto io riesco a creare il cosmetico in base alle esigenze specifiche di quel cane che ho davanti. Allora Veronica, se potessi decidere di descriverti con una caratteristica particolare o principale sul tuo lavoro, cosa mi diresti? Allora, diciamo che ecco, in tutti i tagli che faccio curo il dettaglio, quindi diciamo che alla fine di ogni taglio mi piace adornare il cagnolino con fiocchetti, collane, cravattine, sì, è una cosa carina che poi Li rende un po' speciali, sì, così. sì. Sempre parlando di unicità. Sì, quando li pubblico i clienti sono anche contenti, anzi a volte mi chiedono proprio loro. C'è qualche taglio specifico su cui ti concentri? Allora, sì, di solito per quelli che vanno per la maggiore, quelli su cui mi incentro di più sono appunto barboncini, shih tzu e maltesi. Grazie Veronica per essere stata qui con noi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Chiara.